Salve e bentornati sul canale. Oggi andiamo a vedere come realizzare Charlie. Ringrazio Andrea per questa richiesta. È molto facile da realizzare, così come tutti i miei tutorial. Andiamo a vedere come si fa. Per realizzare la testa e il corpo di Charlie abbiamo un anello magico di 6 maglie con il filato beige. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia. In tutto saranno 12 maglie basse. Una maglia e un aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Facciamo un altro giro di 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Lavoriamo le nostre 30 maglie per altri 3 giri. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione e saranno 24 maglie basse. Facciamo un altro giro di 24 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione e saranno 18 maglie basse. Una maglia e una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 maglie basse. Riempiamo con l'ovatta sintetica, andiamo a sostituire il filato con quello giallo, andiamo a fare una maglia e un aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse. Lavoriamo le 18 maglie per altri 5 giri. Andiamo a riempire con l'ovatta sintetica e facciamo una maglia e una diminuzione per tutto il giro, in tutto saranno 12 maglie basse. Facciamo 6 diminuzioni e proseguiamo con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte e possiamo chiudere il lavoro. Per realizzare la zampa posteriore avviamo un anello magico di 8 maglie con il filato giallo. Stringiamo l'anello e andiamo a lavorare 8 maglie basse, però lavorate in costa dietro. Andiamo a prendere solo questa parte qui di dietro della maglia. Facciamo un altro giro di 8 maglie basse. Facciamo una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione all'ultima maglia e saranno 6 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri le nostre 6 maglie basse, dopodiché stacchiamo il filo. Stacchiamo il filo, andiamo a riempire con l'ovatta sintetica e andiamo a realizzare una piccola carotina con 3 puntini in modo da realizzare il disegnino che vediamo sotto il piedino, sotto la zampina. Con un po' di filo arancione andiamo a ricamare la carotina. Andiamo a passare un po' il filo in questo modo, riempiamo questa parte qui chiudiamo e fermiamo bene il filo. E con un po' di filo verde andiamo a fare le 3 foglioline che sono sopra la carotina in questo modo e ricamiamo le 3 foglioline e possiamo staccare il filo. Per realizzare le zampine anteriori con il filato color beige andiamo ad avviare un anello magico di 6 maglie, stringiamo il nostro anello e andiamo a fare un altro giro di 6 maglie. Andiamo a sostituire il filato con quello arancione e andiamo a fare un giro di 6 maglie con questo filato. Andiamo a sostituire il filato con quello giallo e andiamo a fare per altri 3 giri le nostre 6 maglie basse, dopodiché stacchiamo il filo e andiamo a riempire con l'ovatta sintetica. Chiudiamo e andiamo a riempire bene con l'ovatta sintetica. Per l'orecchio abbiamo un anello magico di 4 maglie, stringiamo il nostro anello e facciamo un aumento nella prima maglia, in tutto saranno 5 maglie basse. Andiamo a lavorare un aumento nella prima maglia e saranno 6 maglie basse. Lavoriamo le nostre 6 maglie per altri 2 giri. Facciamo un aumento nella prima maglia e saranno 7 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 7 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e saranno 6 maglie basse. Facciamo un altro giro di 6 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e saranno 5 maglie basse. Facciamo un altro giro di 5 maglie basse e stacchiamo il filo. Possiamo staccare il filo, andremo poi a stringere con ago e filo questa parte qui e andremo a cucire sulla testa.
Posizioniamo le zampine in questo modo e le andiamo a cucire dopo averle fermate con gli spilli, in posizione seduta. E andiamo a cucire anche le zampine anteriori. Andiamo a cucire sotto la base delle orecchie, qui chiudiamo in questo modo e poi andiamo a stringere stringiamo così, diamo un po' la forma all'orecchio e poi andiamo a cucire alla testa. Andiamo a ritagliare dal feltro del pannolenci le sagome degli occhi, la base bianca, quella verde e quella nera e poi il musetto, oppure la andiamo a ricamare. Ed eccola qui, anche la versione di Charlie è terminata. Ringrazio Andrea che mi ha fatto questa richiesta, vi aspetto tutti al prossimo tutorial, non mancate, fatemi le vostre richieste, taggatemi se lo fate e fatemi vedere i vostri lavori. Ciao, alla prossima, baci!